Ciao e bentornato sul canale di Tutto Irrigazione. Sono Federico e se usi o stai pensando di usare sistemi di irrigazione a goccia, microirrigatori o anche certi tipi di irrigatore spray con ugelli molto piccoli, c'è un nemico silenzioso sempre in agguato: l'intasamento. Gocciolatori che smettono di funzionare, piante che soffrono la sete nonostante l'impianto. Spesso la colpa è di un'impurità come sabbia, ferro o calcare presente nell'acqua, ma c'è una soluzione preventiva, un vero e proprio guardiano per il tuo impianto, ed è il filtro. Il tuo impianto a goccia parte bene, ma dopo un po' alcuni gocciolatori non buttano più l'acqua o ne buttano pochissima. Vai a controllare e magari trovi quel maledetto granello di sabbia o quel deposito biancastro di calcare che ha bloccato tutto. È una frustrazione enorme perché vanifica l'efficacia del sistema e ti costringe continuamente alla pulizia o sostituzioni. La verità è che l'acqua che usiamo, anche quella dell'acquedotto, non è mai pura al 100%. Può contenere piccole particelle di sabbia e se usi acqua di pozzo da cisterne il rischio è ancora maggiore. I passaggi d'acqua nei gocciolatori, nei microspruzzatori o negli ugelli più fini sono minuscoli. Basta pochissimo per ostruirli e quando un punto si intasa, quella zona del tuo giardino smette di ricevere acqua. Ecco dove entra in gioco il filtro per l'irrigazione da giardino. Non è un optional di lusso, amici, specialmente per l'irrigazione a goccia e la microirrigazione. Il filtro è un componente essenziale, direi anche obbligatorio. La sua funzione è semplice ma vitale. Trattiene tutte quelle particelle indesiderate prima che entrino nell'impianto e causano dei danni. Pensa a lui come al buttafuori che non fa entrare gli ospiti sgraditi alla festa del tuo impianto. Esistono diversi tipi di filtri. I più comuni per uso residenziale sono quelli a rete e a dischi. Ognuno ha le sue caratteristiche ed il modo di trattare le impurità. La scelta tra uno e l'altro, soprattutto la scelta del grado di filtrazione, dipende dalla qualità della tua acqua e dal tipo di erogatori che usi. Ma quello che voglio che ti rimanga impresso oggi è questo: un buon filtro ben dimensionato e correttamente installato all'inizio della linea che alimenta il tuo impianto è la miglior assicurazione per la lunga vita e l'efficienza del tuo sistema. Ti farà risparmiare un sacco di tempo in manutenzione, un sacco di soldi in sostituzioni e soprattutto un sacco di frustrazioni. Un filtro costa decisamente meno dei problemi che ti evita. Certo, capire esattamente quale grado di filtrazione ti serve, si parla di mesh o micro, quale tipo di filtro è più adatto se hai acqua molto calcarea o molto sabbiosa, come e quando pulire il filtro, perché anche lui si sporca e va manutentato, e dove posizionarlo strategicamente nell'impianto, questi sono tutti aspetti importantissimi che richiedono un'analisi più precisa e che non possiamo sicuramente farli qui in un breve video. Nel mio corso online Irrigazione da giardino, dai primi passi al progetto perfetto, c'è una sezione dedicata proprio per la protezione dell'impianto, dove spiego nel dettaglio come scegliere il filtro giusto per la tua specifica situazione, come fare la manutenzione corretta e ti do consigli pratici per evitare l'incubo dell'intasamento una volta per tutte. Quindi se hai un impianto a goccia o stai pensando di farlo, non dimenticare il filtro, è il tuo migliore alleato. Spero che questo video ti abbia fatto capire l'importanza di questo piccolo ma potente componente. Se sì, un like è un ottimo modo per farmelo sapere. E iscriviti al canale per altri consigli salva impianto. Se vuoi approfondire subito e imparare tutto sulla filtrazione e su come proteggere al meglio il tuo investimento, il link al corso Irrigazione del giardino dai primi passi al progetto perfetto è come sempre qui sotto in descrizione. Il tuo impianto ti ringrazia. Ciao!